Sì, ma si vede solo la Batcaverna. Avete mai montato un Lego con vostra cugina o avete montato vostra cugina? Fammelo sapere nei commenti. In tal caso noi costruiremo la Batcaverna di Batman, quindi monteremo un Lego. Cazzo ridi? Questi sono i video che mi piacciono fare. Guardate quanto è grossa questa scatola, cioè peserà almeno 5-6 kg. Questa me l'hanno regalata l'anno scorso al compleanno, ma sarà una cosa e l'altra, non sono mai riuscito a montarla perché poi sono andato in Russia. Quindi tiriamo fuori una scatolina, bella pesante, un sacchettino con scritto 21 che già fa capire quanto ci vorrà. Sacchetti. Non ho ancora visto le istruzioni. Cosa c'è dentro questa scatola meravigliosa? Sacchettini. Sacchettini. Oh! Wow! Cioè, senti quanto pesano solo le istruzioni. Saranno 2 kg solo di... Tutte le cose che non hai studiato all'epoca della scuola. Perché io devo invitare certa gente? Poi per forza dice i pochi follower. Per forza. Colpa degli ospiti. Colpa degli ospiti. Invitassi, che ne so, gente un po' più simpatica, magari. Cioè, poi mi dai una maglietta. Ok. Come no? No. Ormai l'hai detto. Un giorno dovrai Un farlo. giorno succederà, almeno finalmente faremo diventare questo canale famoso. Adesso la cosa difficile è trovare il sacchetto numero 1. Lei è un'altra patita di Lego, è proprio di famiglia, mi sa, questa cosa. Già figo così. Me l'hai fatto fare 2 volte soltanto perché la piano mi avevi inquadrato la faccia. Ma Batman subito così te lo fanno montare, cioè io pensavo che arrivasse dopo il 20° sacchetto. C'è anche... Notare come gli occhi di Batman stiano sulla fronte di Bruce Wayne. Oh, adesso questa è una fantastica invenzione che quando eravamo piccoli non esisteva e avrebbe salvato tantissime ditine e unghiettine nei nostri giovani anni. In tutto ciò siamo ancora alla macchina. Cioè la prima cosa da fare è la Batmobile. Sono 83 pagine. Vabbè, abbiamo già fatte 20. 83 pagine per montare una macchinina. Vietato ai minori di 18 anni, 3981 pezzi. Ma perché cazzo un Lego deve essere vietato ai minori di 18 anni? E un manuale che solo 81 pagine sono per costruire la Batmobile. Montare un Lego in 2 è sempre un po' complicato. Quindi Lego, io ti vendo un'idea gratuita, poi fammi sapere. Lego fatto per coppie. In modo che ci siano 2 manuali e ognuno si monta un pezzo diverso dall'altro, perché montare un Lego insieme... A cagare! L'ha detto lei, tipo uno si monta una parte, uno si monta l'altra e poi si uniscono le 2 parti. Tipo la Batcaverna è divisa in 2 parti. Fate 2 cazzo di libri diversi in modo che uno comincia una parte e uno l'altra. Invece no, avete fatto un manuale dove c'è la Batmobile, dopo 81 pagine comincia la Batcaverna. Se facevate 2 libricini diversi, uno cominciava la Batcaverna e l'altro la Batmobile. Chi sono io per dire queste cose? Uno che gioca con i Lego da tipo 39 anni. Poi ho costruito sta teca con altri pezzi di Lego. Saranno almeno 6 kg di macchina. Tiè. Va che bestia. La capsula che si apre. C'ha la levetta del cambio. C'ha lo sterzo. Dovrebbero girare le ruote. Poi c'ha le mitragliatrici. Che non mi ricordo. Ah, sì. Allora, se tu giri questo, forse bisogna toglierli prima, vengono fuori le mitragliatrici. Sì, penso che questo sia uno dei Lego più fighi che abbiano mai fatto e me l'ha regalato mia moglie. Siamo arrivati alla pagina numero 83 per montare questo. Beh, devo dire che dopo la Batmobile è più semplice, cioè perlomeno questo pezzo ci ho messo 10 minuti, quindi passiamo al sacchetto 5 e vediamo come va.
E dopo soli 3 giorni di duro lavoro la Batcaverna finalmente completata. Mia cugina non ce l'ha fatta perché ha tipo una cosa chiamata vita, quindi non poteva stare 4 giorni. Comunque andiamo a vederla insieme. Intanto misura 51 cm in lunghezza, 29 in altezza e 15 in larghezza. Aperta misura 114 cm in lunghezza, 30 cm in larghezza e sempre 29 cm in altezza. Quindi se stavi già pensando di acquistarla, controlla prima che tu abbia lo spazio per metterla da qualche parte. E poi un consiglio, che sia un posto coperto perché è facilissimo che si appiccichi la polvere, poi è nera, si vede subito. Io l'ho lasciata fuori solo 2 o 3 giorni, la Batmobile, perché la Batcaverna l'ho finita adesso, ed era già tutta impolverata. Quindi attira proprio, il nero non so, attira la polvere, è una roba incredibile. Guarda, l'ho spolverata prima. È già piena di polvere. Il set comprende 7 action figures, di cui 2 Batman, uno col mantello un po' rigido, di gomma, e l'altro col mantello di tela, classico, quello che si trova in tutti i set di Batman. Poi abbiamo quella del pinguino, Bruce Wayne, quindi praticamente è come se ci fossero 3 Bruce Wayne in questo set. E poi abbiamo Alfred, il maggiordomo di Bruce Wayne, Catwoman, e infine Max Schreck, che sarebbe l'altro antagonista del film Batman il ritorno di Tim Burton, perché sì, la Batcaverna si ispira proprio a quel film lì. E quindi noto che manca qualcosa in questa Batcaverna. Beh, intanto la Batmobile, ok, è stupenda, però nel film faceva vedere che si apriva e usciva un blocco più sottile, diciamo una macchina più sottile. Sì, ok, rifarla così in miniatura coi Lego sarebbe impossibile. Quindi, vabbè, facciamo finta che sia qua dentro. Però manca per esempio il motoscafo di Batman, che adesso non so esattamente che cos'era, un catamarano, no? Perché i catamarani sono diversi, però insomma il batscafo, come lo vuoi chiamare, quello che tra l'altro si vede molto bene, i pinguini di Pinguino, magari anche 1 o 2, o gli uomini del circo. Manca per esempio la macchina appunto del pinguino. Sì, ok, non stava dentro la Batcaverna, però boh, io ce l'avrei messa in qualche modo, anche se dentro la Batcaverna non c'è spazio per niente. Per chiuderla, per metterla via, devi mettere tutto al suo posto. Tra l'altro anche la Batmobile avrebbe dietro la fiammata, ma c'è un cassetto dedicato alla fiamma della Batmobile. Quando lo andiamo a chiudere non c'è spazio neanche per le action figure, le minifigure. Vi faccio vedere. Per esempio, non so dove mettere la povera Catwoman. La potrei mettere qui. Sì, qua ci starebbe. Perché se già la mettessi qua
non ci starebbe per niente, verrebbe schiacciata dalla Batmobile. Quindi l'unico posto è lì. E qua, nonostante, mamma mia, come la tocchi si smonta, nonostante ci sia tutto questo spazio vuoto, in teoria poi viene riempito dalla Batmobile e tutte le cose che sporgono, in poche parole. E quindi sì, volendo c'è un pochino di spazio qui per mettere ancora 2 o 3 cosine, 2 o 3 personaggi magari, non di più. E adesso abbiamo un dubbio, ma questo spazio vuoto, questo buco, il simbolo di Batman, che è fighissimo, è una veduta interna, potrà essere riempito da Batwing? Sicuramente no, è troppo piccolo il Batwing per riempire un buco simile, però potremmo provare a farcelo stare, magari riducendo il simbolo di Batman. È un lavoro che non so quanto ci voglia, però secondo me possiamo riuscirci. Prima devo vedere come viene il Batwing, quindi costruisco anche quello. Poi abbiamo confermato che il Batwing non si adatta, ma forse il logo nuovo che hanno fatto dovrebbe essere della stessa misura, ho questo sospetto. Una cosa molto figa di questa Batcaverna sono le varie manopole dietro che attivano alcuni meccanismi all'interno, come ad esempio lo schermo dei computer di Batman, oppure addirittura la sua sedia, che è girevole. La parte più figa secondo me è il cavo che si apre e chiude a soffietto, con dentro tutti i suoi strumenti e i cassettini per mettervi altre cose. Bello anche il cavo delle armature, dove ce ne sta una, che si illumina. Beh, non poteva mancare il collocamento della Batmobile, che purtroppo non ci sta con attaccata la fiamma. Non mi piace molto questo portale che si apre e si chiude per far entrare la Batmobile. Naturalmente non può entrare da qui, deve fare un'impennata. Mi piace però il sistema di sblocco. La Batmobile è fatta veramente bene e si può comprare anche a parte. Togliendo questi 2 pezzetti e girando la manovella escono fuori le mitragliatrici. Beh, che dire, comunque è fatta veramente bene, molto bella. Molto fedele nei dettagli. Non è proprio fedele come questa, ma insomma, una Batmobile è una Batmobile, bella. Beh, sicuramente questa non ci entra nella Batcaverna, però volevo vedere se ci stava qualche altro modello, tipo questa qua, del nuovo film The Batman, del nuovo, diciamo l'ultimo. Oppure, per chi si ricorda, quella del cartone animato. Quanto era bello quel cartone animato lì. Come il primo film di Tim Burton, anche il secondo, a me piaceva un casino. Infatti un po' mi dispiace che si siano fermati solo al secondo, sono diciamo tra i miei film preferiti da bambino. Che dire alla fine di questi 3 fantastici modelli? Beh, mi sono divertito tantissimo a montarli, devo dire. La prima, vabbè, è un'icona, dai, ormai è riconosciuta. Poi fedelissima al film originale, anche se l'originale aveva 2 posti. Vabbè, si può avere tutto. Poi per le misure ridotte comunque devo dire che è fatta molto bene, cioè ricorda veramente tanto la macchina originale del film di Batman di Tim Burton. E questa, beh, anche questa è molto fedele a quella del film, per quanto non sia un grande fan, non mi è piaciuto tantissimo. La prima parte sì, poi dopo, vabbè, non siamo qua per criticare il film. Hanno fatto 2 posti. Le fiamme si possono togliere ovviamente, ma io vado matto per questi dettagli. Il motore, stupenda. Veramente stupenda. L'avrei fatta ammortizzata. Volete dirmi che non si poteva fare un sistema come questo? Ammortizzato? O come questa qui? E poi c'è lei. Io questa Batmobile l'ho sempre desiderata da bambino. C'avevo tutti i pupazzetti di Batman del cartone animato, però mi mancava la Batmobile.
E adesso mi sono rifatto. Anche questa era a 2 posti nel cartone originale, però dai, sarebbe diventata una roba veramente assurda. Mi piace il fatto che anche lei, come la prima Batmobile, gli si può montare la fiammella e girando le ruote gira anche la fiammella. Poi c'ha, diciamo, mitragliatori, che l'ho tolti perché sinceramente non era molto bella come estetica, ma si possono montare in un attimo. E sparano veramente. Poi apprezzo il fatto anche che si possa inserire Batman senza dover togliere il mantello, nonostante sia rigido. Hanno lasciato proprio lo spazio apposta per far sì che l'omino entrasse senza problemi, per modo di dire. L'ho appena rotto. Ah, dimenticavo, anche questa spara e fa anche piuttosto male se ti becca in un occhio, quindi attenzione. Ci sono 2 cose imbarazzanti. Una che ogni Batmobile ha il suo Batman, quindi adesso ci sono 3 Batman diversi. Mi sembra un po' la scena come quella dei Spider-Man. Tra l'altro mi sono accorto che pure loro sono diversi, uno del Batwing e l'altro della Batcaverna. Nonostante siano dello stesso film, gli hanno fatto 2 costumi diversi. E l'altra cosa imbarazzante è che mentre facevo questo video sono usciti altri nuovi modelli, come quella di Batman vs Superman, Batman e Robin, vabbè, poi c'era anche quella di Batman Forever, senti, ma non è che mi posso comprare tutte. C'era anche la Tumblr, quella di Batman Begin, ma è una spesa, magari più avanti. Già la Batcaverna me l'hanno dovuta regalare, non me la potevo permettere. Anche la Batmobile me l'ha regalata, quella grossa. Sì, è una bella collezione, ma è costosa. E quindi la domanda da $1.000.000. Ci stanno le altre macchine dentro la Batcaverna? Andiamo a vedere. E quindi per concludere, sì, le auto ci stanno, alcune togliendo 2 cose. Non credo che quella di Batman Forever e la Tumblr ci stiano, sono un po' più cicciotte. Che dire quindi, bella bella, costosa è costosa, adesso specialmente è difficile da reperire, quindi costerà ancora di più, però ne valsa la pena. Forse anche il Batwing, quello grande, si adatta, non lo so, ho questo sospetto. Non ce l'ho, la collezione di Batman Lego è grande, adesso sono usciti altri modelli, come ho detto, è uscita anche l'Arkham Asylum. Sì, mi stai chiedendo se è una passione per il mondo di Batman? Cosa te lo fa pensare? Non lo so, certo, sì, mi piace un pochino, ma non è che adesso dobbiamo prendere tutti i pezzi. Mi piacerebbe. Fammi sapere tu cosa ne pensi, mi piacerebbe vedere anche la tua collezione e ci vediamo al prossimo video. Ah, se hai anche altre domande scrivimi pure, ti risponderò appena possibile.